Immaginate di poter fare una bella dormita, uno di quei giorni in cui non vi sveglia nessuno, potete dormire fino alle 11. Immaginate poi di fare un bellissimo sogno per cui proprio non avete la minima intenzione di svegliarvi. Ecco, per quanto vi potete dormire, sicuramente non batterete mai il record di Dante. Sì, proprio quel Dante. Dante per farsi il giro dell'intera Divina Commedia ci ha messo una settimana, ma ha dormito per una settimana, perché l'intero viaggio avviene appunto quando Dante dorme e dorme durante tutta la settimana santa. Secondo quello che ci dice Dante, quindi lui dorme per un'intera settimana, la settimana santa, e poi quando si risveglia comincia a raccontarci tutto quello che ha visto nei regni celesti. Se vi chiedete cosa c'entra Dante, in realtà non avete tutti i torti. È che il 14 marzo è stata la giornata mondiale del sonno e ho pensato di dedicare questo episodio a parlare di sonno, sogni, viaggi onirici proprio come quelli di Dante. Quello che fa Dante e che fa anche il nostro Orfeo nell'opera di Gluck. Ed è proprio attraverso Orfeo che andiamo a esplorare il mondo degli inferi, inteso come luogo per mettersi in contatto con se stessi, quasi una rappresentazione fisica del nostro inconscio, un luogo in cui non dovremmo essere e in cui albergano le nostre più grandi paure, un luogo che fa riflettere e che permette di uscirne rinnovati. Secondo Freud, il momento del sogno è il momento in cui il nostro inconscio è libero di poter tornare a galla, quindi di entrare, diciamo, nella nostra parte cosciente. Secondo lui è importante ascoltare i nostri sogni perché parlano di noi stessi, parlano delle cose che non vogliamo ascoltare e in realtà proprio su quelle cose è importante lavorare. Ma i sogni di solito non sono poi così sensati, ci sono tantissime cose che proprio non hanno un senso e questa confusione, questa anche misteriosità che circonda il mondo dei sogni, nella letteratura viene resa attraverso le metafore, personaggi che in realtà rappresentano qualcos'altro, situazioni che in realtà appunto indicano un'altra cosa. È tutto un mondo appunto oscuro e tutto da interpretare. E Dante entra in questo mondo misterioso con l'intento preciso poi di uscire e raccontare all'umanità quello che ha visto e metterla in guardia. Per questo poi in modo specifico a lui serve una guida che gli spieghi. Nel caso di Orfeo in realtà il viaggio avviene in modo diverso. Naturalmente gli inferi sono un luogo diverso rispetto all'aldilà cristiano, però c'è una questione sicuramente che accomuna entrambi i luoghi, ovvero il fatto che nessuno dei due dovrebbe trovarsi lì. Infatti l'aldilà è il luogo dei morti, non è il luogo dei vivi, e in entrambi i casi appunto ricevono come un permesso speciale. Nel caso di Orfeo però il viaggio è un po' diverso. Innanzitutto il viaggio non è in senso stretto onirico, quindi che avviene nel mondo dei sogni, perché in realtà Orfeo prende e va proprio alle porte dell'Ade e entra nelle porte dell'Ade, non sta dormendo. Quindi questa diciamo è una differenza. La seconda cosa è che poi nel caso di Dante il viaggio ha un intento quasi didattico, educativo, anzi è prettamente educativo, infatti proprio viene dichiarato fin da subito che a Dante viene concesso di entrare nell'aldilà solamente perché poi lui possa uscire e raccontare. Nel caso invece di Orfeo la sua missione è un po' più diciamo egoistica, se possiamo definirla così, almeno diciamo guardandola in senso stretto, perché il suo scopo è solamente quello di andare a prendere Euridice nell'aldilà. Naturalmente poi il viaggio di Orfeo, per tutte le prove che dovrà affrontare, assumerà un carattere più eroico, forse quasi più simile a quello che ha fatto Enea, anche se pure quello di Enea aveva un significato diverso, perché il viaggio negli inferi di Enea era più legato invece a conoscere il futuro, a capire appunto il futuro di Roma. E quindi c'era più una missione voluta dagli dei, qualcosa di più grande. Orfeo, diciamo, è quello che ha il compito più umile, ovvero quello di andare a recuperare la sua amata. Ma in realtà per tutte le sfide che dovrà affrontare, anche il suo viaggio acquisisce un carattere eroico. Ma partiamo dall'inizio dell'opera. La situazione all'inizio è immobile, ovvero ci sono i funerali di Euridice, Orfeo piange e appunto c'è questa situazione di stallo. È finito in realtà un momento di dinamicità che prevedeva l'amore fra Orfeo ed Euridice, fino a che non arriva la dipartita di Euridice e questo provoca proprio la disperazione più grande in Orfeo. Orfeo che è un cantore, un artista ed è anzi particolarmente apprezzato per questo e proprio questa sua caratteristica in realtà sembra aprirgli un po' tutte le porte, compreso il cuore degli dei. Ma se ad un primo sguardo ci può sembrare quasi scontata, tutti sappiamo che Orfeo, diciamo, fa sciogliere il cuore agli dei,
Però dall'altra parte è importante notare che non è una caratteristica intanto comune, non è infatti che gli dei si lasciano intenerire facilmente, anzi sono molto famosi per divertirsi moltissimo a creare problemi agli umani, proprio solamente per il divertimento di vederli soffrire. Per cui il canto di Orfeo in realtà acquisisce un ruolo diverso, non è scontato, non è solamente un bravo artista, è come dire la sua anima che parla e di questo ce ne accorgiamo proprio quando entra negli inferi. Orfeo, scendendo negli inferi, entra in un mondo in cui non dovrebbe trovarsi, è un mondo che non gli appartiene, un po' come il nostro mondo dei sogni. Quindi anche solo entrando, il viaggio di Orfeo negli inferi acquisisce un ruolo più di introspezione. Orfeo deve mettere alla prova la propria decisione, non è scontato che continui nel suo percorso. E questa caratteristica di introspezione, di fronteggiare le proprie paure, le proprie debolezze, anche i propri istinti, le proprie pulsioni, ed è proprio quello che fa Orfeo. Orfeo entra negli inferi armato solamente del suo strumento e varca la soglia e già lì c'è chi lo rifiuta, chi lo manda via, chi lo spaventa, incontrerà le furie, incontrerà Cerbero e davanti a loro, che rappresentano le sue più grandi paure, i suoi più grandi timori, non ha un atteggiamento spavaldo tipico di un eroe, almeno l'immagine classica dell'eroe. Lui davanti alle furie, davanti a Cerbero, lui piange, lui si mette a nudo e canta, ma non canta perché vuole sedurre, canta perché è il modo in cui la sua anima parla, è il suo modo proprio di comunicare nel profondo. Quindi in realtà sì, le furie si commuovono, Cerbero si commuove, ma si commuovono perché entrano in contatto con la sua anima, entrano in contatto con lui. Non è solamente perché canta bene, ma perché si mette a nudo, mostra veramente perché sta facendo questa cosa, ovvero per amore, per Euridice. E nel mentre che cerca Euridice, lui sta facendo un percorso interiore, sta conoscendo meglio se stesso, sta capendo i suoi limiti, i suoi punti di debolezza ed è una grandissima sfida ogni volta poterli superare per poter andare avanti e poter ritrovare Euridice. Il viaggio negli inferi in realtà poi può acquisire anche un altro ruolo, ovvero quello di morte e rinascita, proprio perché il viaggio negli inferi si può anche ricollegare al mondo dei sogni, al viaggio onirico, proprio per questo suo essere surreale. L'idea di rinascita è prettamente legata al sonno, proprio perché il momento del sonno è un momento che quasi sembra una morte che però non è definitiva e poi ci porta a un risveglio, a una rinascita che avviene ogni giorno. E parlando di rinascita non si può di certo non parlare di Orfeo, che proprio fa tutto questo viaggio per riportare indietro Euridice, la sua amata. Però per questa rinascita ci sono molte prove da affrontare, soprattutto una nuova consapevolezza di sé che va conquistata passo per passo e Orfeo appunto lo farà attraverso tutto il suo percorso. Però, diciamo, il punto di arrivo che si pensava, ovvero quello di raggiungere Euridice, non è in realtà proprio il punto di fine. Nel mito vediamo che in realtà poi la cosa finisce in tragedia. Nell'opera, invece, possiamo godere di un finale lieto. Però c'è una grande differenza fra la versione del mito e la versione dell'opera, perché nel mito Euridice non parla, non dice nulla, Orfeo sa proprio prenderla e portarla con sé. E poi per un suo dubbio personale si gira e la perde. Nel caso invece dell'opera è Euridice che insiste, Euridice che parla, dice perché non ti giri, perché non mi guardi. Quindi Orfeo ha una doppia tortura in questo caso, non poter vedere la sua amata e avere la sua amata che gli sta dicendo che sta soffrendo perché lui non si gira, perché lui non la guarda. E questa è un'ulteriore prova degli dei in cui lui deve resistere al suo desiderio più grande, ascoltare la propria ragione e non appunto assecondare i propri desideri, la propria quasi irrazionalità. E questa cosa secondo me si ricollega benissimo alla teoria di Platone dell'anima irascibile, concupiscibile e razionale. Era una parte importante del pensiero greco il fatto di mantenere un equilibrio, il fatto di non cedere da nessuna parte ma appunto stare nel mezzo. Non si intendeva quindi di rinunciare a delle parti del proprio essere, ma nemmeno eccedere in nessuna parte, mantenere un equilibrio, mantenere tutto diciamo sotto controllo. Ed è questo che viene chiesto a Orfeo proprio alla fine della sua impresa, quando è più distrutto, quando è più sfinito, ancora una volta gli dei gli chiedono un'altra prova da superare e in questo caso è l'unica prova che Orfeo proprio non riesce a superare, ma diversamente da quanto si pensava gli dei alla fine finiscono con il premiarlo per questo amore, anche se gli ha fatto
cedere anche se gli ha fatto perdere l'equilibrio. Nonostante poi il viaggio di Orfeo non fosse voluto inizialmente dagli dei, non ci fosse questo intento quasi didattico o conoscitivo come magari è stato per Dante o per Enea, alla fine ne esce trasformato, arricchito proprio per aver guardato in faccia i propri demoni, le proprie paure, raggiungendo quindi una nuova consapevolezza di sé e della propria vita. Eccoti giunti alla fine del nostro video, io spero vi sia piaciuto, fatemi sapere con un commento qui sotto che cosa ne pensate e se avrete trovato magari delle interpretazioni diverse per quanto riguarda il mito di Orfeo. Fatemi poi anche sapere se vi piacciono questo tipo di video, sto un po' sperimentando, ammetto che mi piace filosofeggiare, quindi mi sono divertita molto a fare questo video, ma aspetto anche di sapere che cosa ne pensate. Se vi piacciono video come questi lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video. Ciao!